Ciao, mi chiamo Simone Tintori e questa è la mia famiglia. Noi produciamo aceto balsamico da ben 4 generazioni e da buoni modenesi abbiamo grande passione per la buona cucina. Oggi ti porto a scoprire i nostri segreti. Benvenuto a casa nostra. Benvenuti nella nostra cucina. Oggi prepariamo un dolce della tradizione modenese. In tempo di ciliegie si prepara la bavarese alle ciliegie. Nella nostra ricetta c'è un'aggiunta ulteriore che è il liquore laurino. Gli ingredienti per questa ricetta, principali ingredienti sono le ciliegie, che però noi utilizziamo il durone di Vignola, che è una ciliegia più grossa e un po' più soda. Vanno snocciolate, non mangiare le ciliegie perché altrimenti non le abbiamo da fare il dolce, e poi vanno cotte in un po' di vino bianco con lo zucchero. Poi si prepara una crema pasticcera alla quale andrà aggiunta la panna montata e poi va messa nei ciotolini, va mescolato il tutto, va messo nei ciotolini e va raffreddato in frigorifero. Se volete leggere la ricetta in forma scritta la potete trovare sul nostro blog, all'interno del nostro sito, basta cliccare il link qui sotto. Via che andiamo, primo passaggio. Il primo passaggio che dobbiamo fare è snocciolare i duroni, che poi vanno cotti nel vino e lo zucchero, e preparare la crema. Noi per snocciolare i duroni utilizziamo questo strumento, che è uno strumento che ha più di 60 anni. Sembra da dentista. Esattamente, è un piccolo cucchiaino di rame, costruito da un artigiano locale più di 60 anni fa. Sembra tipo una palettina, un cucchiaino. Poi è molto facile. Si va A infilare qua. Si fa pressione, se non lo faccio, se no sporco tutto ovunque. Si fa pressione, si gira e si toglie il nocciolo. Quindi è molto molto semplice. In commercio, se non l'avete, si trovano anche degli strumenti a pressione che servono appunto per snocciolare le ciliegie o la frutta rossa. Va benissimo, potete usare anche quello, ci mancherebbe. Ok, allora la prima cosa da fare, cuociamo i duroni che noi abbiamo già snocciolato. Andiamo sul fuoco, prendiamo un pentolino di acciaio, mettiamo dentro il vino bianco, lo zucchero, in cui facciamo sciogliere dentro il vino, e poi andiamo a mettere i duroni snocciolati. Questo è il sugo che si è formato quando li abbiamo snocciolati, ma lo utilizziamo tutto. E poi facciamo bollire. Devono cuocere per circa 10 minuti, un quarto d'ora. Devono rimanere abbastanza interi, però devono diventare un po' più morbidi. Il durone rispetto alla ciliegia è un frutto molto più sodo. E poi deve evaporare il vino, si deve restringere, deve fare un po' il sughetto sotto. Mentre vengono pronti i duroni, intanto io preparo la crema pasticcera. Abbiamo bisogno di 2 uova, lo zucchero semolato bianco e la farina 00. Allora, prima cosa dividiamo i rossi e ce li prendiamo via. Poi aggiungo i 2 cucchiai di zucchero bianco e con la frusta inizio a montare. Prendiamo la farina, la va aggiunta piano, giusto? Un cucchiaio alla volta. Io ho già portato a bollore il latte dove ho aggiunto una piccola scorza di limone, solo la parte gialla, e il pezzettino della vaniglia. Adesso lo andiamo a incorporare nella crema. Questa la aggiungiamo filo, giusto? Piano piano. Perché è caldo. Beh, direi che come disastri non male. Sta andando bene. Stai andando benissimo. Oh, è rimasto la buccia del limone, no? Sì, ma adesso mettiamo tutto nel tegamino, filtrando, in modo che così la buccia del limone e la vaniglia rimangono qui, e se c'è qualche grume diciamo che rimane lì. Adesso va portato in cottura, ci andiamo sul fuoco. Allora, mentre Simone cuoce la crema, io tolgo i duroni cotti
dal pentolino. Adesso in questo pentolino dove abbiamo il sugo che abbiamo preparato, dove abbiamo cotto, andiamo a sciogliere un po' di maizena che abbiamo sciolto in acqua, fatto sciogliere in acqua. Questo ci permetterà di addensare questo sugo. Possiamo usare anche un altro addensante? Beh, la maizena è... Cioè, nel senso, è importante che anche la fecola, anche la fecola di patate, sì. O l'agar-agar. Con l'agar-agar non ho mai provato. Ecco, se volete provare fate una prova, poi dopo ci fate sapere come viene. Nel frattempo facciamo restringere anche questo sugo, la maizena che abbiamo aggiunto. Ecco, comincia a tirare, sento. Ecco, esatto, allora adesso mescola bene così. Sono quasi arrivato con la crema. Sì, è perfetta perché è già legato. Un foglio di colla di pesce o gelatina, che è quella che abbiamo messo un attimo dentro un po' d'acqua per farla ammorbidire. Adesso noi andiamo a mettere questo preparato che abbiamo già fatto, dove abbiamo aggiunto la maizena, perché lo dobbiamo fare raffreddare, in modo che così si raffreddi da versi, sì, col cucchiaio. Adesso prendiamo la panna, mettiamo un pizzico di zucchero vanigliato, questa andrà incorporata alla crema pasticcera insieme ai duroni cotti e poi si andranno a creare gli stampini del nostro dolce. Abbiamo fatto raffreddare la crema pasticcera e la panna montata e anche i duroni cotti. A questo punto assembliamo tutto per preparare gli stampini che poi andranno messi in frigorifero alcune ore prima di essere serviti a tavola. Cominciamo dalla panna. Quindi la panna dentro la crema. Va dentro la crema. Facciamo in monoporzione allora. Sì, volendo si può fare anche uno stampo unico, però diciamo che noi abbiamo scelto di fare la monoporzione. La panna l'abbiamo montata a neve fermo proprio. Montata a neve con un pizzico di zucchero vanigliato. Come ultimo ingrediente ci andrà anche in questo composto un goccio di liquore laurino che darà, diciamo, una nota particolare a questa bavarese. Il laurino è un liquore molto particolare. Allora, intanto non si fa dall'alloro, ma lo facciamo con le bacche del lauro ceraso. È un liquore, è un infuso idroalcolico, quindi diciamo a una 40 gradi circa di alcol, quindi un liquore bello robusto. È molto profumato, ricorda, per chi non l'avesse mai assaggiato, questa nota di mandorla, ma alcuni ricorda un po' l'amaretto, ma mandorle non ce ne sono assolutamente. È un liquore interessante da usare sia in pasticceria, ma servito freddo devo dire che è molto buono anche appunto come fine pasto. Ha questa nota un po' di mandorla amara. Questi vanno adesso in frigo? Adesso questi vanno in frigo almeno per 4-5 ore e poi si possono servire. Vabbè, quindi ci vediamo dopo per finire il dolce. Eccoci qua con il risultato finale delle bavarese ai duroni. Abbiamo tolto dal frigorifero gli stampini, li abbiamo capovolti sul piatto da portata, abbiamo messo come fondo il sughetto ristretto che abbiamo ottenuto durante la cottura dei duroni con il vino e lo zucchero. E poi abbiamo messo le bavarese decorato con qualche foglia di menta e qualche durone fresco. La cosa bella è che si possono preparare anche il giorno prima, per cui è un dolce che si può poi tirare fuori all'ultimo momento e portarlo in tavola all'ultimo momento. Allora, con questa merenda o dessert direi che abbiamo finito la nostra ricetta della giornata, quindi vi invitiamo a provarla, fateci sapere. Buon appetito, alla prossima. Ciao! Ciao!